Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Oh, finalmente ci accingiamo ad arrivare alla fine di questa splendida build up di Supercar o Knight Rider, come più conosciuto nel resto del mondo, dove Vuoi scherzare? no, non sto scherzando, Kit, è la verità. Niente affatto. Come no? Vorresti dire che Mi sto dispiace, dicendo... le mie indagini hanno dato risultati negativi. Va bene, allora poi ci spiegherai perché stai dicendo che non è Knight Rider il tuo vero nome. Sei sicuro? Sì, a questo punto dovresti dare una spiegazione. Non seguo la tua logica. Ah, ho capito, ecco, quando il discorso non ti piace. Però diciamo che Kit sei stato un po' maleducato perché dovresti prima salutare i nostri amici, non credi? Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Kit se preferisci. Oh, bene, dopo la presentazione di Kit, che mettiamo momentaneamente in pausa, allora dicevamo, siamo ormai addirittura d'arrivo. Questo è il terzultimo pacco, quello che contiene le parti che vanno dalla 95 alla 100, quindi i prossimi due che arriveranno ci permetteranno di completare il modello che, come sappiamo, non è stato privo di problematiche, che però in linea di massima ci lascia abbastanza soddisfatti, perché comunque la resa finale, specialmente estetica, non è affatto male. Certo, ci sono alcune piccole cose che potevano essere curate meglio. Sicuramente il meccanismo di apertura fari sta dando molte problematiche a diverse persone. I fari posteriori che andremo a montare quest'oggi presentano quei brutti fori sul pannello di plastica che copre le luci, fori che servono ovviamente per le viti, che forse potevano essere evitati con un'ingegnerizzazione un po' diversa della parte, ma diciamo che in linea di massima comunque la sua spettacolarità complessiva c'è. Poi qualcuno avrà messo anche qualche modifica particolare, come chi magari ha installato gli schermetti LCD, cosa un po' più complicata da fare perché si trova al nostro stato di montaggio attuale, perché richiederebbe di smontare praticamente di nuovo la vettura in buona parte, quindi non so quanto valga la pena metterci mano. Sicuramente io, se deciderò di farlo, non lo farò ora, perché ovviamente oltre all'attesa per poter prendere le parti da chi le produce, che non sono tantissimi, c'è anche il discorso che comunque ormai siamo veramente ai sgoccioli, quindi dobbiamo comunque portare a termine il modello che comunque, anche senza modifiche, ripeto, soddisferà tutti i fan della serie televisiva. Bene, a questo punto io direi, come sempre, di andare a vedere i fascicoli e così avremo un'idea di quello che dovremmo affrontare in queste fasi di montaggio. Ecco qua, come sempre abbiamo le varie parti da montare nei loro blister, poi le andremo a vedere un pochino meglio. Adesso ci concentriamo diciamo in maniera principale sul contenuto dei fascicoli. Eccoli qua, come vi ho detto poc'anzi, tratteremo i fascicoli e le relative parti allegate inerenti i numeri che vanno dal 96 al 100, quindi diamoci da fare, guardiamo subito velocemente cosa contengono questi fascicoli in modo da procedere poi con il montaggio. Fascicolo 96, come sempre troviamo le informazioni relative alla pubblicazione. Qui troviamo la descrizione di uno degli episodi, in questo caso l'episodio numero 10 relativo alla quarta stagione, dal titolo Alibi Perfetto, prima parte. Abbiamo sempre i riferimenti alle varie anche colonne sonore presenti, in questo caso Walking on a Thin Line di Huey Lewis and the News, che vi ricordo è il gruppo musicale che ha realizzato la colonna sonora anche di Ritorno al futuro, quindi diciamo è un gruppo molto conosciuto. Qui abbiamo le solite funzioni di Kit, ormai non ci soffermiamo più molto perché comunque sappiamo com'è composto il fascicolo. Ecco qua
In questo caso arriviamo alla parte inerente al montaggio delle parti. In questo numero 96 in particolare monteremo le spie del pannello dei comandi presenti sul tettuccio del modello, quindi cominceremo a creare tutta quella plancia che sta praticamente sul soffitto di kit, ok? Nell'interno dell'abitacolo. Come vedete ci sono queste piccole parti allegate che andranno collegati alcuni LED, anzi andranno scollegati alcuni LED per inserirli appunto nelle parti da montare, poi andranno ovviamente ricollegati. Ecco qua. L'operazione non dovrebbe essere molto lunga e complessa, ma comunque richiederà sempre una certa attenzione. Passiamo al fascicolo 97. Anche in questo caso l'episodio è la seconda parte di Alibi Perfetto. Vi ricordo come sempre che una cosa negativa di questi fascicoli è la presenza di fotografie molto scure che non rendono giustizia alla spettacolarità degli episodi. È una cosa che veramente si sarebbe potuta risolvere con poco, ma purtroppo evidentemente durante la creazione dell'impaginazione dei fascicoli è stata scelta una cromia un po' troppo scura, peccato. Allora, per quanto riguarda il 97, come vedete possiamo montare tutta la struttura sotto al tettuccio, sempre relativa all'interno dell'abitacolo. Anche in questo caso sarà necessario fare una particolare attenzione per evitare di fare piccoli danni, ma comunque è un montaggio relativamente semplice. Andiamo al fascicolo 98. L'episodio in questione è l'episodio 11 della quarta stagione, Lotta senza quartiere. Colonna sonora di Bob Seger. Le solite immagini di cui parlavamo prima, un po' troppo scurette, e poi arriviamo alle fasi di montaggio. Per il fascicolo 98 inizieremo praticamente a montare tutta la parte che riguarda la fanaleria posteriore, ok? Non dovrebbe essere una cosa molto lunga, anzi direi forse relativamente breve. Si tratterà chiaramente di passare i vari LED all'interno dei fori diciamo di questo supporto per le luci, e poi in pratica applicare probabilmente il fascione coprente, quindi niente di particolarmente difficile, sarà sicuramente anche una cosa molto molto rapida. Fascicolo 99. L'episodio in questione è Caccia all'uomo prima parte, è l'episodio 12 della stagione 4. In questo caso andremo a montare la luce della targa e sul paraurti posteriore del modello. Eccolo qua, vedete? Quindi non dovrebbe essere una cosa troppo complessa, diciamo si tratterà di avvitare un paio di viti, sarà sicuramente un'operazione velocissima, ma non per questo meno delicata, quindi prestate sempre attenzione mentre lo fate e soprattutto non lo fate avendo fretta. Ultimo fascicolo per questo invio, il numero 100, che segna un traguardo in quanto molte collezioni finiscono con il 100, invece questa, come sappiamo, arriverà a 110. Andiamo a vedere il suo interno. Caccia all'uomo seconda parte, quindi il proseguimento del precedente episodio. Immagini spettacolari, se solo fossero state magari un pochino più grandi e illuminate. E in questo caso andremo a assemblare le parti che compongono la targa rotante posteriore del veicolo. Come sappiamo questo modello consente di visualizzare tre tipi di targhe: la classica targa Night, la Night 667, ed ecco qua. Anche questa parte sarà abbastanza veloce da realizzare, quindi non perderemo troppo tempo nel farlo.
Allora Kit, che ne dici? Secondo te riusciremo a fare un buon lavoro anche questa volta? È un piacere avere davanti una persona così stimolante. Ah, ti ringrazio, sei molto gentile. Anche per me è un vero piacere collaborare con te in questa build up. Mi dispiace solo che siamo ormai addirittura d'arrivo e quindi tra un po' la nostra collaborazione purtroppo finirà per quanto riguarda questo modello, però tu avrai sempre un posto speciale nel mio cuore e ti conserverò sempre per tutta la vita, caro Kit. Non so cosa dirti. Lo so, ti ho fatto emozionare, immagino. Non puoi versare qualche lacrimuccia, ma forse la verserò io per tutti e due. Ok, bene. Allora ragazzi, non perdiamo altro tempo, mettiamoci subito all'opera e montiamo queste parti della nostra Kit Turbo Boost. Puoi ben dirlo. Sei sempre esagerato. Bene ragazzi, fascicolo 96, vi ricordo come sempre, prima di iniziare il montaggio, in ogni fase, di verificare l'elenco delle parti allegate con i pezzi che vi sono stati forniti in maniera tale da essere sicuri che non vi manchi nulla. Una volta fatto ciò potete tranquillamente procedere al montaggio. Allora, la prima cosa che dovremmo fare è andare a recuperare i cavetti dei LED che sono stati già montati in precedenza sul modello. In particolare dovremo disconnettere i cavi 43G siglato con la lettera W e 43E segnato con la lettera K. Li dovremo scollegare dai loro corrispettivi più lunghi che rimarranno invece collegati al modello. Questi cavi vi ricordo che si trovano nella parte posteriore del modello, quindi in prossimità del serbatoio, diciamo del carburante, ok? Adesso lo andremo a vedere insieme. Allora, prendiamo questo gruppo di cavi che fuoriesce qui dal lato posteriore della vettura. Come sapete ci sono le bandierine identificative e andiamo a disconnettere il cavo contrassegnato con la lettera W e quello con la lettera K. Allora, eccolo qui il W, c'è collegato un LED singolo, ok? Quindi molto delicatamente andiamo a disconnettere la giunzione che fa da tramite con il pezzo di cavo che rimarrà collegato qui sulla vettura e facciamo lo stesso anche con il K. Attenzione ragazzi che sto vedendo che non c'è una bandierina di collegamento nei cavetti che rimangono sul veicolo, quindi posizionateli in maniera tale da ricordarvi qual era il connettore del K e quale quello del W. Io metterò quello del K qui in basso, ok? Mentre quello del W lo piegherò leggermente in alto in maniera tale da ricordarmi quali erano i loro collegamenti. Ora prendiamo questa parte cromata che ci è stata fornita in questa uscita, eccola qua, la teniamo girata in questo modo, ok? Prendiamo il LED attaccato al cavetto siglato con la lettera K e lo andiamo ad inserire dentro. Facciamo una leggera pressione e il cavo entra. Ora mettiamo da parte questa parte così completata, prendiamo questo pannello nero che fa parte dei comandi presenti sul tetto, diciamo, dell'interno dell'abitacolo, lo giriamo in questo modo, prendiamo quest'altra parte allegata in questo fascicolo che sarebbero poi i tasti del pannello nero, no? Ok? Come vedete è composto da una parte trasparente con delle colorazioni che rappresentano, diciamo, tutta la pannellatura della pulsantiera. Lo giriamo in questo modo, quindi con la parte, diciamo, a Z orientata verso questo lato, vedete il giallo verso il mio dito, e lo andiamo ad inserire qua dentro, facendo corrispondere il tutto con questi fori qua, questo e questi due più in basso. Ovviamente dovrete fare in modo che sporgano all'esterno, ok? In questo modo.
questo punto recuperiamo la parte assemblata cromata, no? Quella che su cui abbiamo inserito il LED, e la andiamo ad applicare dentro, avendo cura di far corrispondere questa linguetta forata con questo foro presente qui sulla parte del pannello, ok? Poi vabbè, sarà molto semplice, perché una volta che lo andare a posizionare praticamente verrà in posizione da sola, no? Ok? Ovviamente dovrete farlo con un po' di calma, perché il pezzo sotto tenderà a muoversi, come in questo caso, ma piano piano si farà. Orientate leggermente i cavi un pochino verso l'alto, in maniera tale da, molto delicatamente sempre, in maniera tale da rendere più agevole il posizionamento. Verificate, tenendo fermo il tutto, che le parti fuoriescono correttamente sul pannello, dopodiché rigirate il tutto, prendete una vite BP e andate ad inserirla qui nel foro della linguetta cromata. In questo modo il pezzo rimarrà in posizione. Ragazzi, vi ricordo che quando operate sulla plastica dovete evitare di stringere troppo forte, perché altrimenti potreste spaccarla, ok? Quindi arrivate proprio a fine corsa leggermente e basta così. Ovviamente verificate che il pezzo non balli dentro, ok? Lo scuotete, se vedete che non fa rumore va più che bene, ok? Ora faremo la stessa cosa con quest'altra parte che va inserita qui dentro, ovvero quest'altra parte di pezzo trasparente colorato. Allora, come va posizionato? Nelle istruzioni il verso dei colori non è molto chiaro, perché l'immagine è molto piccola, e per quelli come me che hanno un po' di difficoltà con la vista, ovviamente dovuta all'età, è un po' difficile capire bene l'orientamento dei colori. Chi vuole può trovare riferimento chiaramente nelle immagini del telefilm, ma diventa un po' complicato da capire, no? Perché bisognerebbe vedere molti episodi e avere la fortuna di incappare proprio in questa spia, in questa serie di pulsantini, diciamo, per poter vedere bene. Mi sembra però di capire, guardando con una lente l'immagine, che vada orientato in questo modo, ovvero con la prima spia rossa qui verso questa parte qui, ok? Ovviamente se qualcuno di voi riesce ad avere diciamo un approfondimento su questa cosa, magari ce lo faccia sapere, faremo sempre in tempo a correggere. Quindi, prestando attenzione su quello che io presumo sia il verso giusto, lo andiamo ad inserire dentro. Ovviamente giriamo le parti per rendere l'operazione più facile, gireremo così anche il pezzo e lo andiamo a far cadere dentro. Aiutatevi magari con un cacciavite per posizionarlo in maniera più precisa. Ecco qua. Ovviamente il pezzo tenderà un po' ad uscire, quindi dobbiamo cercare di posizionarlo con una certa calma. Una volta messo, andiamo a recuperare quest'altro pezzo che ci è stato fornito, no? Sempre diciamo colorato in maniera cromata, ok? E lo andremo ad applicare a copertura di questa parte qui trasparente che abbiamo inserito poc'anzi, in maniera tale da non farla più muovere. Quindi ce lo appoggiamo sopra in questo modo, ok? E anche questa volta utilizziamo una vite BP per tenerla ferma in posizione. Ecco qua, in questo modo. Verifichiamo sempre che il pannellino sia posizionato correttamente. Ovviamente, ecco, come potete vedere, se lo spingiamo tende ad uscire fuori, quindi dobbiamo prestare attenzione magari a non fare questo tipo di operazione, non lo spingiamo, ok? Comunque ecco, l'ho rimesso in posizione semplicemente livellandolo con il dito,
ok? Ora ovviamente andremo ad inserire anche l'altro cavo LED, ovvero quello siglato con la lettera W o M, in base a come lo vogliamo leggere, ok? Potrebbe essere una W o una M, decidete voi. Ecco qua, con una leggera pressione il LED entra, ok? Poi possiamo chiaramente inclinare un pochino delicatamente i cavetti del LED in maniera tale da evitare che possano dar fastidio quando monteremo il pannello. Stessa cosa faremo con quest'altro cavo che viene da questa parte, perché li dovremo orientare verso questa direzione qua. Una volta fatti passare i cavi in questa direzione, prendiamo il piccolo pezzo di adesivo che ci è stato fornito e lo andiamo ad applicare sopra i cavi in maniera tale da evitare che possano spostarsi involontariamente. Vanno applicati più o meno in questa posizione, cerchiamo di farla aderire a qualcosa perché ovviamente non bisogna metterlo esternamente ma tutto internamente. Ed ecco qua, io l'ho messo in questo modo, ma potete metterlo un po' come volete, l'importante è che si tenga un pochino in posizione. Poi comunque io ritengo che una volta montato il pezzo comunque non si muoverà più nulla, quindi forse è anche un passaggio superfluo questo dell'adesivo. Comunque ce l'hanno dato e noi lo abbiamo applicato. Bene, a questo punto ragazzi abbiamo completato la parte da montare allegata al fascicolo 96. Possiamo passare direttamente al numero 97, Turbo Boost. Bene ragazzi, il fascicolo 97, troviamo questa parte del pannello interno superiore dell'abitacolo su cui dovremo andare ad inserire questa parte che abbiamo montato nel fascicolo precedente. Per farlo faremo passare tutti i cavi LED che escono fuori da questo pannelletto, quindi il cavetto K, il cavetto W o M, in base a come lo vogliamo identificare, per chi ancora non ha ben capito qual è la lettera giusta, e li andiamo ad inserire dentro. Attenzione, il verso su cui vanno inseriti è questo, ok? Non lo inserite dalla parte più scura, perché questa è la parte che toccherà l'interno dell'abitacolo, ok? Noi dobbiamo inserirlo dalla parte che rimarrà visibile, quindi da questa di color beige. Inseriamo dentro i cavi, li facciamo scorrere completamente, senza tirare in maniera brutale, passiamo sempre tutto quanto con molta calma, ok? Poi andremo a far collimare questi perni qui neri, vedete 1 e 2, vedrò adesso di farveli vedere meglio, ok? Questo e questo sopra i relativi fori predisposti sulla parte beige, ovvero questo e questo. In realtà è molto facile perché è sufficiente appoggiare il pezzo in maniera tale che si sovrapponga centralmente rispetto al resto, diciamo, della struttura, ok? Quindi proprio in questo modo. Facciamo sempre attenzione a fare in modo che i cavi escano bene e completamente, ok? Poi adagiamo il pezzo sopra con molta calma e lo facciamo spianare, ok? Attenzione che qui da questa parte deve rimanere esterno questo piccolo foro che vedete, è normale che sia così. Per vedere se i fori combaciano è sufficiente girare il pezzo e andate a verificare che i perni siano inseriti correttamente nei fori. Una volta applicato sopra il pezzo, giriamo il tutto, tenendolo ovviamente in posizione fermo con le dita, ok? Prendiamo le viti BP e le andremo ad inserire qui e sul foro che troviamo qui al centro. Ovviamente anche in questo caso non stringete troppo,
posizionate solo inizialmente tutte e tre le viti e poi una volta che tutte e tre saranno posizionate andrete a fare il serraggio finale, serraggio che comunque deve essere fatto sempre in maniera delicata e senza esagerare con la forza. Ecco qua, come vedete che la vite diventa dura, non forzate perché è sufficiente che resti in posizione a fine corsa. Eccolo qua. Verificate sempre che i fili siano, diciamo, posizionati in maniera corretta, che non rimangano schiacciati in maniera anomala, ok? Il che potrebbe compromettere magari il loro corretto funzionamento. Una volta applicate le viti andremo a mettere in posizione più correttamente i cavi utilizzando questi adesivi. In particolare faremo fare questo giro, quindi tenendo presente il pezzo in questo modo, ok? Faremo fare questo giro qui ai cavi, facendo fare una curva qui e li manderemo in uscita verso questa parte qui tagliata ad L, ok? Quindi prendiamo gli adesivi, ce li prepariamo entrambi in maniera tale da averli già pronti all'uso. Allora, prendiamo il primo filo, lo facciamo girare in questo modo. Prendiamo anche il secondo, allora come da istruzioni gli adesivi andranno posizionati uno qua e uno qui sopra sulla parte, diciamo, finale. Ecco qua, non ha molta importanza che li mettiate proprio in maniera precisa, perché comunque servono solo per tenerli fermi, per dare, diciamo, questa curvatura ai cavi in maniera tale da portarli in uscita da questo lato. Quindi se lo mettete un millimetro più in là o più indietro è la stessa cosa, ragazzi, non vi preoccupate, ok? Adesso andremo ad inserire, e questa forse sarà una cosa che ci porterà via un pochino più di tempo, queste cinte di sicurezza. Allora, prendiamo una delle cinte. Come potete vedere, la cinta è composta da una fettuccia un po' più lunga e da una parte doppia più corta a cui è inserito anche diciamo l'aggancio, no? Quello che va a bloccare la cintura. Noi l'andremo ad inserire prendendo il capo di quella più lunga, liscia, diciamo quella singola, composta da una singola fettuccia di cinta. La andiamo ad inserire qui dentro a questo foro rettangolare molto stretto, quindi della forma giusta per la cintura. Andiamo a girare la parte. Come vedete, da questa parte qui è presente un perno. Noi posizioneremo sopra il perno una parte della cinta e poi la andremo a bloccare in posizione utilizzando una vite KP. Allora vi consiglio per simmetria di prendere bene la misura di quanta fettuccia mandate dentro, in maniera tale da fare la stessa cosa anche sull'altra cinta che posizioneremo da questa parte. Poi la teniamo ferma, ok? Cerchiamo di centrarla al meglio che sia possibile, ecco qua, e poi ci andiamo ad imparare sopra la vite. Ecco qua. In questo modo, vedete? Ora facciamo la stessa cosa sull'altra cintura, quella che andrà da questa parte.
anche in questo caso non serve stringere, ragazzi, perché tanto non è che nessuno tirerà veramente queste cinte per allacciarle, ok? In pratica ci troveremo in questa situazione così. Magari l'unica cosa da vedere, ecco, giratele, orientate in maniera tale che quando la cinta è stesa rimanga visibile la parte dove non c'è la giunzione di incollaggio, ovvero questa qui dietro, vedete, dove si vede la feltuccia incollata. Voi giratela in maniera, diciamo in questo modo, in maniera tale da non vedere quella, diciamo, quel riporto di fettuccia, anche se comunque è visibile un po' diciamo di traccia della colla, ok? Ma questa purtroppo non ci possiamo fare nulla. Ok, stessa cosa da questa parte. Ora, per completare i passaggi relativi a questo fascicolo, andremo a recuperare la carrozzeria, la capovolgeremo e andiamo ad applicare questo inserto sul tettuccio dalla parte interna dell'abitacolo. Ecco qua, ragazzi, allora abbiamo capovolto la carrozzeria. Come vedete qui all'interno sono presenti 4 perni metallici forati, 1, 2, 3 e 4, che corrisponderanno ai fori presenti su questa parte in plastica, e dove chiaramente andremo ad inserire le viti che terranno posizionato il pezzo. Le viti saranno quelle GM. Allora, quando andremo a posizionare questo pezzo qua, teniamo presente che dovremmo spingere un pochino verso l'esterno della carrozzeria queste parti qui che abbiamo montato in precedenza e che per loro natura tendono a rimanere un pochino spostate verso l'interno, in maniera tale che una volta inserite all'interno di queste parti qua beige, manterranno saldamente la loro posizione. Stessa cosa, dovremmo prestare attenzione a questi spigoli posteriori qui, ok? Dovranno anche quelli incanalarsi bene sotto le coperture queste posteriori. Ovviamente teniamo sempre bene posizionati anche i cavi elettrici in maniera tale da non farli rimanere schiacciati, e procederemo all'inserimento. Allora, andiamo a posizionare la parte beige qui all'interno, teniamo ben distese le cinte, facciamo passare i cavi nella loro giusta curvatura, no? Qui di lato, come ci è stato indicato, ok? E poi andiamo a posizionare all'interno il pezzo. Allora, chiaramente dobbiamo prestare attenzione ad alcune cose, quindi andiamo a vedere prima qui davanti. Ok, qui su questa parte del montante dell'abitacolo c'è una parte qui finale che è curva. La parte curva dovrà combaciare con la parte curva della parte beige, ok? Poi faremo lo stesso anche da questa, però io direi prima di inserire subito la vite da questo lato, in maniera tale che questa parte non ci si muoverà più, ok? Non stringiamola troppo, in maniera tale da lasciarci la possibilità di avere un po' di gioco per posizionare l'altro lato. Ecco qua. Facciamo lo stesso anche da questa parte, teniamo in posizione e andiamo ad applicare la vite. Ok, adesso posizioneremo anche le viti posteriori. Andiamo a mettere l'ultima vite. In questo caso prestiamo attenzione al posizionamento dei cavi elettrici, ok? Controlliamo che non rimangano schiacciati, che siano orientati nel giusto verso, e poi procediamo a mettere la vite. Ecco qua, ragazzi, una volta finito il montaggio si deve presentare in questo modo, ok? E con questo abbiamo finito il montaggio delle parti del fascicolo 97. Possiamo passare al fascicolo 98 Turbo Boost. Fascicolo 98 andremo a
lavorare proprio sulla parte dei fanali posteriori, questa parte tanto contestata proprio perché ci sono presenti questi fori per le viti che rovinano un po' l'estetica rispetto a come è realizzata questa parte sul modello reale, però purtroppo l'hanno fatto così e ragazzi ce lo dobbiamo tenere così, a meno che qualcuno più volenteroso non lo voglia replicare magari facendo degli stampi in resina, no? In maniera tale da riavere il pezzo però eliminando in questo caso i fori, oppure in qualche modo cercando di mascherare i fori stessi. Questa è la parte invece cromata dove andremo ad inserire i cavi con i LED, ok? E quindi passiamo direttamente ad operare come prima cosa la disconnessione dei cavi delle luci posteriori. In particolare sono i cavi siglati con la lettera E, che troviamo come sempre qui nella parte posteriore del veicolo. Allora, come vedete sono quelli che hanno collegato alle sue estremità diciamo i due LED rossi per ogni cavo, ok? E andiamo a staccare, cercheremo anche in questo caso di ricordarci un pochino il verso, anche se qui diventa un po' più complicata la cosa, ok? Ma comunque non dovrebbe essere un problema perché tanto alla fine questi si accendono tutti insieme in contemporanea. L'unica cosa è che dovremmo prestare attenzione a dove mettere il cavo corto e dove il cavo lungo, perché in base al posizionamento un cavo arriverà bene e l'altro no se lo invertiamo, ok? Allora sfiliamo chiaramente dal connettore le due parti tra loro, facciamo una leggera oscillazione, ok? Ora prendiamo la parte cromata dell'alloggiamento dei LED, prestiamo attenzione che questa parte qui in alto deve avere questa svasatura, quindi deve essere orientato in questo modo, lo giriamo, prendiamo il cavo LED 43i che sarebbe quello più corto tra i due, ok? E andremo a posizionare i LED che fuoriescono dal cavo appunto da questa parte, ok? Come al solito il sistema è sempre quello di una leggera pressione per far entrare i LED. E faccio così con le unghie in maniera tale da spingere in maniera uniforme. Ecco qua. Dall'altro lato ovviamente li vedremo uscire fuori. Ora faremo la stessa cosa con il cavetto più lungo, ovvero il 43J, che andremo a posizionare da quest'altro lato. Ecco qua. Verifichiamo la corretta fuoriuscita dei LED dall'altro lato. Una volta fatto questo, possiamo disporre il pezzo qui sul piano di lavoro, ok? Dovremo fare in modo di convogliare i cavi tutti verso il lato destro, prestando attenzione che il pezzo sia posizionato con questa svasatura circolare verso l'alto, ok? In questo modo. Quindi lo posizioniamo qui, i cavi dovranno andare in questa direzione, ok? Quindi cominciamo da questo, curviamo leggermente e delicatamente i cavetti attaccati al LED. Mi raccomando, questa è un'operazione molto delicata, quindi fatela con la massima attenzione. Lo faremo anche da questo lato, ovviamente, perché dovranno spianare tutti verso quest'unica direzione. Speriamo che non si rompa nessun LED. Ok, una volta fatto prenderemo il cavo, lo posizioneremo in questo modo, lo manderemo verso il lato destro. Per tenerlo in posizione useremo i 3 pezzettini di nastro che ci hanno fornito. Ci li prepareremo tutti e 3. Mettiamo il primo, posizioniamo un secondo pezzo di nastro
da questa parte, così come ci viene indicato nelle istruzioni ovviamente. E poi utilizzeremo l'ultimo pezzo per tenere in posizione tutti i cavetti in quest'ultima parte qua. Ecco qua, in questo modo. Ovviamente il posizionamento del nastro è indicativo, lo potete mettere un po' come volete, l'importante è che tenga la direzione dei cavi in questo modo, ok? Questo è il risultato finale che avremo a fine montaggio. A questo punto possiamo passare direttamente al fascicolo 99. Questa parte qui per il momento la lasciamo inutilizzata. Turbo Boost. Bene ragazzi, fascicolo 99, andremo a lavorare sul paraurti posteriore, paraurti che stranamente è stato realizzato in plastica, nonostante tutto il resto della carrozzeria praticamente sia in metallo, quindi scelta un po' strana, anche se poi nella realtà in effetti i veicoli sono realizzati con il paraurti in plastica, quindi tutto sommato è anche coerente con la realtà. Non so se quello del modello in oggetto nella versione reale sia plastica o metallo, però alla fine cambia poco per quello che riguarda il nostro modellino, quindi va bene anche così. Allora, la prima cosa da fare, andremo a staccare il cavetto siglato con la lettera P, che ormai era l'unico che era rimasto collegato qui alla vettura. Come sempre oscilliamo leggermente, lo stacchiamo. Prendiamo poi questo pezzo argentato, che è praticamente il porta LED per la luce della targa, prendiamo il LED collegato al cavetto P e lo andiamo ad inserire dentro in questo modo. Come sempre facciamo una leggera pressione per farlo inserire bene. Ecco qua. Ora prendiamo il paraurti, lo giriamo, prendiamo il pezzo del supporto della luce per la targa che abbiamo appena assemblato e lo andiamo a posizionare sopra questi due fori qua che troviamo qui in alto. Adesso li faccio vedere meglio. Eccoli qua, vedete? Ce lo andremo a posizionare tenendo il pezzo in questa posizione qua, ok? Quindi lo applicheremo sopra in questo modo. Poi lo andremo a bloccare in posizione utilizzando due viti di tipo BP. Ovviamente, come sempre, vi ricordo che operando sulla plastica dobbiamo evitare di stringere troppo. Facciamo la stessa cosa anche per l'altro foro, quindi inseriremo la seconda vite. Ecco qua, mi raccomando non forzate, perché se voi avvitate troppo rischiate di far spuntare fuori le viti da questo lato, ok? Quindi è importante che smettiate di avvitare non appena sentite che il pezzo è diventato, diciamo, saldo, no? Che non, diciamo che non oscilla più, ok? Non forzate, mi raccomando. Una volta fatto ciò, prendiamo il cavetto, lo pieghiamo leggermente in questa direzione, prestando attenzione chiaramente a non rovinare i contatti sul LED, quindi piegate con una certa delicatezza, e spostiamo il cavetto qui all'interno del paraurti, facendolo passare tra questi due perni presenti qua, in questo modo, ok? Chiaramente poi terremo in posizione il cavo utilizzando il pezzo di nastro che ci è stato fornito in questo modo, così.
E dopo aver fatto ciò, ragazzi, abbiamo concluso anche il montaggio delle parti allegate al fascicolo 99. Possiamo passare direttamente al fascicolo 100 Turbo Boost. Fascicolo 100, l'unica cosa che dovremo fare è assemblare i pezzi che compongono la targa di kit e andarla a posizionare sopra il paraurti. Allora, le parti da assemblare qui sono molto poche. Troviamo questo triangolino con il perno sopra, vedete, che andrà a posizionarsi qui all'interno di questa parte qui, perché diciamo di suo ne ha saldato nel pezzo della targa solamente uno, quindi quest'altro pezzo è stato fatto, diciamo, per farci fare qualcosa, perché in realtà altrimenti il pezzo sarebbe stato già bello e pronto. Non ha un verso particolare su cui infilarlo, in quanto è comunque identico in ogni lato. L'unica accortezza ovviamente è che il perno deve essere dal lato esterno, ok? Quindi ce lo andiamo a posizionare dentro, spingiamo semplicemente così, in questo modo, ok? E otterremo la targa montata. Ora andremo ad applicare appunto la targa sopra il paraurti, quindi recuperiamo il paraurti, eccolo qua, andremo a mettere la targa posizionata nel modo che sia leggibile, ok? La inserite sopra queste forcelline 1 e 2 che sono presenti al centro, così. Poi per tenerlo in posizione utilizzeremo queste staffette che ci sono state date con questa uscita, che andranno a posizionare qui sopra all'estremità, in maniera tale da tenere la targa in posizione e non farla muovere, diciamo, al di fuori del paraurti. Per farlo ovviamente utilizzeremo 4 viti di tipo BP. Allora, tenete presente quando installerete queste staffette che queste hanno una specie di spessorino da una parte. Lo spessore chiaramente va rivolto verso l'interno, verso qua, in maniera tale da tenere ben spinto il perno in posizione, il perno che regge la targa, ok? E poi procediamo ad inserire la prima vite. Per semplificare vi consiglio di inserire prima la vite nella staffetta, ok? In questo modo. Una volta messa un pochino la prima vite, inseriremo la seconda e poi come al solito stringeremo dopo, quando abbiamo inserito tutte e due le viti. Anche qui fate un serraggio completo, ma senza esagerare nella stretta, altrimenti rischiamo di rompere qualcosa o di spanare anche la vite. Ecco qua. Dall'interno la vedrete così, girando nel verso giusto il paraurti, chiaramente la lettura della targa sarà corretta. Come vedete è orientabile. Eccoci qua. E con questo, ragazzi, abbiamo finito anche il montaggio del fascicolo 10. Come vi avevo preannunciato, erano fasi di montaggio abbastanza rapide e veloci, non ci hanno dato particolari difficoltà, ma comunque hanno richiesto sempre una certa dose di attenzione. Io come consiglio supplementare, visto che abbiamo dovuto staccare i cavi per fare alcuni collegamenti, vi consiglierei comunque di riposizionarli un attimo e di verificare il loro funzionamento, accendendo quindi il modello e verificando che tutte le luci si riaccendano, in maniera tale da evitare sorprese magari dell'ultimo minuto, perché se abbiamo guastato qualche LED durante il montaggio di queste parti, potremo così
farcelo rinviare subito e provvedere a sostituirlo magari prima che arrivi il pacco successivo, ok? A questo punto io richiamerei qui con noi Kit, eccolo qua. Bene Kit, allora cosa ne dici di questo modello? Ormai siamo alle battute finali, quindi manca poco e il tuo corpo sarà pronto per ospitarti. Staremo a vedere. Sì, infatti staremo proprio a vedere, ma io direi che visto come vanno le cose ormai la cosa è fatta, siamo molto vicini al completamento del modello. Io sono abbastanza soddisfatto, penso che anche i nostri amici a casa possano dire altrettanto, anche se qualcuno purtroppo ha avuto qualche difficoltà in più degli altri, ma purtroppo sono cose che succedono. Anche io dal canto mio ho avuto qualche problemino, quindi poi alla fine questo tipo di diciamo di build up in qualche modo possono anche dare delle volte qualche complicanza. L'importante però è non perdersi d'animo e procedere con il montaggio. Questo non è chiedere molto, è chiedere un miracolo. Ma no, cosa dici? Sei sempre esagerato. Bene ragazzi, a questo punto io direi che possiamo concludere qui. Vi ricordo di visitare il gruppo Facebook, potete farlo inquadrando il codice QR che trovate adesso in sovraimpressione e collegarvi direttamente al gruppo dove troverete tanti amici, tante informazioni inerenti a questo modello e i vari problemi che abbiamo affrontato e come li abbiamo risolti. Vi ricordo anche di visitare le mie pagine social, ovvero la pagina Facebook dell'Andrew Ryger Channel e i profili Instagram e Twitter, dove come sempre pubblicherò anche notizie o articoli inerenti anche cose che magari non porto necessariamente qui sul canale, ma che comunque spero possano incontrare il vostro gusto e il vostro favore. Per il momento è tutto, io a questo punto vi saluto, vi do appuntamento chiaramente con Knight Rider al prossimo pacco che in questi giorni stanno già organizzando per la spedizione e che quindi probabilmente avremo qui da noi tra circa 3 settimane se tutto va bene. Nel frattempo spero arrivi qualche cosa ancora del Mazinger Z e vi già annuncio che a breve porterò qui una nuova collezione che sicuramente incontrerà il favore di molti. Posso dirvi che avrà sempre a che fare con il mondo delle 4 ruote e quindi in qualche modo proseguiremo un'avventura che ci ha appassionato, proprio come questa di Knight Rider. Bene ragazzi, per il momento è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, pollici in su e condividete se il video vi è piaciuto. Per qualsiasi cosa lasciatemi i commenti qua sotto, io come sempre cercherò di rispondervi appena mi è possibile. Ormai siete diventati tanti, mi diventa complicato farlo, ma io finché ce la faccio vi risponderò più che volentieri. Un abbraccio a tutti, un saluto da me e dal nostro Kit. Ciao Kit. Mi presti $20? Guarda, oggi ve li voglio dare. Aspetta un attimo. Probabilmente. È poco probabile. Ecco qua Kit, comprati un gelato. Sei sicuro? Sì, prendili. Dove vuoi che sia? Ovviamente sono in euro perché noi qui i dollari non li abbiamo, quindi ti dovrai adattare. Ciao a tutti amici, alla prossima! Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Kit se preferisci.